Uno studente, un vecchio praticante di arti marziali, mi ha chiesto qual è la differenza fra drago e serpente, perché non vede la differenza, vede in tutte e due un atteggiamento sinuoso, serpentiforme, sia nel drago che nel serpente, e principi simili. In realtà, sia culturalmente che come principi di arti marziali e nel Qigong ci sono delle differenze. Infatti sono animali distinti. Nello zodiaco cinese sono il quinto e il sesto animale. Se fossero uguali, se avessero gli stessi principi, la stessa simbologia, non ci sarebbero due animali distinti, invece sono animali distinti, serpente e drago. Il serpente fa parte della categoria degli animali pericolosi, degli animali nocivi per l'uomo, dei 5 animali nocivi, insieme al millepiedi, insieme allo scorpione, insieme al rospo, insieme al geco. Questo nella simbologia tradizionale. Il drago invece ha un'accezione positiva, è un animale saggio, è un animale che è in relazione alla prosperità, all'acqua, alla fertilità, e a differenza che in Occidente non è un animale da uccidere per trovare un tesoro. Il drago anche in Oriente custode di grandi tesori, ma è un animale benefico. Nelle arti marziali e nel Qigong ci sono delle differenze molto marcate. Un esempio di serpente preso dallo Simi Liu He. Ora un esempio di serpente del Qigong, dei 5 animali, del Ta Ching Chuan. Questo è il serpente, il drago. Abbiamo tantissimi concetti drago, movimenti drago. Nello Simi Liu He, caratteristico molto importante, il drago. Ma forse sempre dello Simi Liu He, ancora più esplicativo del concetto drago, la coda del drago. Come Qigong, un esempio classico è il fluttuare del drago, uno dei più importanti esercizi di Qigong. Molto bello. In effetti, in tutte queste espressioni abbiamo qualcosa di serpentiforme, di qualcosa di fluido, ma vi è una profonda differenza. Nel serpente abbiamo molto espresso il concetto di aprire, chiudere, Kai He. Anche nel drago è presente, ma nel serpente c'è questa energia rettilinea, anche se è tutto fluido, anche se è tutto circolare, c'è l'energia rettilinea, sia come arte marziale, ma anche come Qigong. Vedete che si apre e si chiude, si apre e si chiude, si apre e si chiude. Nel drago invece, abbiamo anche nel drago Kai He, aprire, chiudere, chiudere, aprire.
ma abbiamo soprattutto la sinuosità e le direzioni opposte. Mentre il corpo va da una parte, mentre la parte bassa delle gambe va da una parte, la parte superiore va dall'altra. Una direzione del ventre, una direzione del corpo, delle braccia. In questo è molto chiaro, una direzione delle gambe, una direzione delle braccia. Quindi il drago esprime molto le direzioni opposte e la sinuosità. Anche nel drago come Qigong abbiamo le direzioni opposte, la sinuosità delle direzioni opposte. Infatti, mentre le mani vanno da una parte, le anche vanno dall'altra. Mentre le mani vanno da una parte, le anche vanno dall'altra. Mentre le mani vanno da una parte, ginocchia e anche vanno dall'altra. Due direzioni. Due direzioni. Il serpente esprime la sinuosità, è un serpente, però con l'attacco rettilineo, l'espressione rettilinea, come schizza l'acqua da una pentola bollente. Non schizza in cerchio, ma schizza dritta, come uno schizzo di acqua bollente. Questa è proprio l'espressione del serpente. L'onda e la sinuosità, l'espressione del drago. Quindi vi sono differenze sostanziali fra serpente e drago, concetti comuni, certo, la spiralità, il serpentiforme, ma anche profonde differenze. Grazie.